Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro o Luna o Venere in Toro. Andiamo a vedere chi sta arrivando verso di te. Un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, può essere una persona che già conosci oppure una persona che non conosci affatto. Andiamo a vedere chi sta arrivando verso di te. Lo faremo con l'ausilio, oltre che dei tarocchi e degli oracoli, dei miei potenti oracoli lui-lei, dove possiamo vedere proprio l'energia profonda che muove questa persona nei tuoi confronti, la vera verità e realizzare quello che c'è da realizzare, ok? Video sempre valido dal momento in cui lo guardi, ragazze mie e ragazzi. Vi consiglio sempre di guardare anche l'oroscopo del vostro mese, del mese corrente in cui ci troviamo, per vedere quali sono i dettami della tua anima nel realizzare i più grandi obiettivi. Allora, partiamo da questi altri oracoli. Toro, chi sta arrivando verso di te? Una, poi mettiamo queste altre. Due. E poi ci mettiamo gli archetipi. Allora, chi sta arrivando verso di te? Toro, chi è? Una persona che è molto... l'addicto è uscito. Una persona che è quasi dipendente da te, forse. L'addicto. È una persona che può essere dipendente nei tuoi confronti. Questo mi dicono. O può essere stata una persona che ha avuto delle dipendenze amorose. L'abbiamo avute tutti, chi più chi meno. Vediamo cos'altro. Una persona che ti è molto fedele, che ti pensa e ti è fedele o ti penserà ed è fedele a te. Una persona molto fedele a te. Addio alla routine, un cambio arriva. Un cambio rispetto a delle condotte anche... delle condotte di dipendenza. Cioè, qua mi stanno dicendo che può essere una persona che ha avuto una dipendenza nei tuoi confronti o può aver avuto dipendenze emozionali, sia tu che questa persona. Però c'è addio alla routine, c'è qualcosa di nuovo arriva da parte di una persona che ti è fedele. Qua c'è una persona che pensa alla fedeltà con un'altra persona, che ti è sempre stata fedele. Tu puoi essere stata dipendente da questa persona a livello affettivo, se già la conosci, o puoi aver avuto delle dipendenze affettive come abbiamo avute tutti, no? Però c'è qualcosa che cambia, addio alla routine. Ok, andiamo subito a farci il profilo energetico di questa persona nei tuoi confronti con i miei potenti oracoli lui-lei. Allora, vediamo. Toro, chi sta arrivando verso di te? Qual è la spinta emozionale che ha questa persona nei tuoi confronti? Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Puoi conoscere già questa persona e si rende conto di non essere stata degna del tuo amore, perché abbiamo una condotta qua di dipendenza, forse. Amami quando lo merito meno. Forse si è sentita non meritevole del tuo amore questa persona? Cos'altro? Voglio sentire addosso il tuo respiro. Vuole che tu gli sia accanto. Proprio vuole che tu gli sia accanto. Cos'altro? Ho mentito a tutti, io voglio solo te. Magari può aver detto a qualcuno, anche a te, che non ti voleva, oppure può dimostrarsi un po' più restia inizialmente, non volendosi concedere, aprire emozionalmente, per paura, per imbarazzo, per modo di essere. Però questa persona vuole solo te, o vorrà solo te, e si può dimostrare inizialmente un po' più restia. Però è come se mi dicessero le carte, è una persona che ti è sempre fedele, ti è stata sempre fedele. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi rossi. Allora, con quale energia arriva questa persona nei tuoi confronti? Con quale energia arriva questa persona nei tuoi confronti?
10 di bastoni con molta pesantezza. Il 10 di bastoni ha a che fare con un'energia di qualcosa che giunge al termine, una situazione pesante che giunge al termine perché è un 10. 6 di coppe, gli manchi molto a questa persona se è una persona che già conosci, una mancanza che appesantisce il suo cuore, se già la conosci, oppure c'è stata una pesantezza relativa a situazioni del passato di questa persona. Quali sono i pensieri che ha nei tuoi confronti? Cosa pensa di te? Ti vuole parlare, asso di spade. Ti vuole parlare, cosa pensa? Pensa di parlarti, di avere un inizio a partire da un'ottima comunicazione. Cosa prova per te questa persona? Vuole proporti un incontro, vuole parlarti e proporti un incontro. Il suo cuore vuole proporti un incontro, una situazione pesante giunge al termine. I fanti sono comunicazioni ma anche proposizioni, cioè ti propongo di fare qualcosa, di vederci, di uscire, parlare, stare insieme. Può essere che questa persona abbia avuto dipendenze affettive, lo ribadisco, nel passato nei tuoi confronti, o tu le abbia potuto avere, o tra te e questa persona ci siano state. Vediamo quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. 7 di spade, intenzione di non farsi viva o non si sta facendo viva in questo momento per cose successe in passato nella sua vita oppure tra di voi. Non si sta facendo, è come se in questo momento ha intenzione di darti le spalle, però il suo cuore vuole parlare, c'è un po' di ambivalenza fino a questo momento, no? Evita l'incontro, 3 di coppe. Vediamo le azioni che farà nei tuoi confronti. No, però il sole mi parla di notizie felici. Fino a questo momento ti ha potuto evitare o tu hai potuto evitare questa persona o puoi evitarla inizialmente. Però il sole mi parla di notizie felici, ossia questa persona ti darà notizie felici. Guarda, tra i denari facciamo questo, facciamo quest'altro, facciamo dei piani insieme. Energia finale di questa persona nei tuoi confronti? La morte. Arriva un cambio da parte di questa persona nei tuoi confronti, sì. Vediamo cosa mi dicono i mini tarocchi. Fino adesso non mi sono uscite le coppe, quindi è come se ci fosse una profonda amicizia che però, ricordiamo, amore fedele, è qualcosa che è alla base della creazione poi di un amore solido, no? Vediamo un po' energia attuale di questa persona nei tuoi confronti con il 10 di bastoni. 5 di denari, una situazione di carenza, di perdita, una situazione di questa natura, un po' anche come se non si sentisse un po' degna di te questa persona. Vediamo nei pensieri cosa pensa di te, asso di spade, 6 di bastoni, vuole avere successo parlandoti. Cosa prova per te, paggio di denari, cosa ha nel cuore, paggio di denari, 4 di spade. Ha meditato a lungo oppure medita prima di parlarti? Non ha passato un buon momento emozionale questa persona, ma adesso è pronta a comunicare, a comunicare, a comunicare. Vediamo le intenzioni, 7 di spade, 5 di spade, vedi? È come se inizialmente abbia avuto intenzione di evitarti o ti può evitare, tanti dubbi. Vedi l'imperatrice Toro, questa sei tu, è come se sentiva di non meritarti questa persona o sente di non meritarti inizialmente. Vediamo quali sono le azioni con il sole che farà. Paggio di spade, ti comunica. Allora, può essere qua, questa è una persona che ti comunica e vede cosa accade quando ti comunica. E qua si evince una persona che ha avuto delle dipendenze affettive e quindi ha paura di impegnarsi, questo mi stanno dicendo. Però vuole te, vuole te, vuole te, quindi è come se avesse paura di impegnarsi o ha paura di impegnarsi, vuole che ci sia una profonda fiducia, vuole confessarti delle cose in sospeso, come ci insegna il paggio di spade, e mettere alla luce del sole quelle cose che erano in sospeso nella sua mente, anche il perché ti ha evitato, il perché ti evita. La troverai con una persona molto sincera, Vediamo un po' la morte, energia finale di questa persona nei tuoi confronti. 7 di coppe, si aprono delle possibilità. Dopo che ti parla, si aprono delle possibilità. La morte ancora. Asso di spade, grazie a un'ottima comunicazione si aprono delle possibilità. E la ruota della fortuna, e cambiano le cose, un altro cambio.
Cosa porta questa quota? 2 di spade. Io credo che questa persona abbia dei dubbi, o sei tu che hai dei dubbi rispetto a questa persona e fai attendere magari questa persona. Allora, qua c'è l'energia di una persona che ha paura a impegnarsi, però vuole sentirti accanto. Il suo cuore si vuole muovere verso di te, creare una struttura di solida, di base, però è come se avesse paura dell'impegno, però vede in te, confidente come una persona di cui ci si può fidare ed è fedele il suo cuore a te. Perché credo che abbia avuto questa persona delle dipendenze di natura emozionale e abbia paura a impegnarsi, o puoi averle avute anche tu. Vediamo che energia che energia hai tu nei confronti di questa persona. La regina di bastoni, tu sai di che gli piaci moltissimo a questa persona. Tu sai che gli piaci tantissimo a questa persona, soprattutto a livello erotico, sensuale. Quali sono i tuoi pensieri? 10 di coppe. Qua mi dice che tu senti una profonda connessione con questa persona e sai di piacergli molto. 10 di coppe, vediamo cosa provi per questa persona. Il carro. Tu vorresti questa persona, cioè tu hai la voglia di recuperare, di stare accanto, di comprendere questa persona, mi arriva. Perché è come se ti vede più grande di lui a livello, o di lei a livello emozionale, mi spiego, è come se si aprono nuove possibilità dopo questa comunicazione o questa base di fiducia e poi si vede cosa accade. Qual è il senso di questa connessione? Riconoscere anche qui, come ci diceva la prima carta, le condotte di dipendenza, no? E fargli fronte, come se vi steste emancipando a vicenda. Ok, vediamo come sta viaggiando questa persona a livello emozionale. Mettiamo le specifiche sui miei oracoli lui-lei, lo facciamo però con le carte dello Shozen. Allora, come sta viaggiando questa persona a livello emozionale? Sulla prima carta, amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. L'integrazione, qua abbiamo la necessità di mettere insieme le polarità, come se si rendesse conto di non essere stata abbastanza questa persona, o di non essere mai abbastanza per quello, per la relazione a due. C'è questa sorta vuole parlare equilibrio in sé, no? Questa è l'integrazione e la temperanza di Osho Zen. Vediamo, voglio sentire addosso il tuo respiro. Sta pensando ai ricordi del passato, aggrapparsi al passato, se la conosci già, di quando sentiva addosso il tuo respiro. È come se quei ricordi lo affliggono, se è una persona che già conosci. Oppure il fatto qual è? Che può avere avuto delle dipendenze, o anche tu, emozionali, delle dipendenze legate ai chakra più bassi, no? Vediamo, ho mentito a tutti, io voglio solo te. Controllo. È una persona che ha molto controllo sulle proprie emozioni, te l'ho detto anche prima, ha paura ad aprirsi emozionalmente. Ho mentito a tutti, io voglio solo te, come se avesse mantenuto il controllo sulle proprie emozioni, dicendo a tutti o anche a te, o potrebbe anche dire, la vedrai, una persona che è più distaccata dalle proprie emozioni. Io ti vedo come una persona che comprende molto questa persona. Se arriva questa persona nel tuo campo energetico, c'è un motivo preciso, ok? Al di là se tu la voglia o meno questa persona, il motivo è soprattutto rispetto a un'emozione o determinate emozioni che devi vivere, che grazie all'incontro con questa persona che è un mandatario della tua anima affinché tu possa vivere certe esperienze emozionali, tu possa far fronte alle condotte di dipendenza che hai potuto avere di sciogliere una volta per tutte. Mi spiego? Sì. Vediamo adesso qual è il dono di questa connessione. Lo facciamo con queste. Le molte vie. Qua c'è il libero arbitrio, il dono è quello di scegliere il sentiero ispirato. Le molte vie, il sentiero ispirato. Cos'altro? Ah, il sentiero ispirato ti darà grandi frutti a livello amoroso.
Allora, il dono è quello che, grazie alla connessione con le tue emozioni in questa relazione, tu sceglierai il sentiero che ti ispira, il sentiero ispirato. Poi tu hai la regina di bastoni, anche se sei uomo. Dunque mi arriva come una figura, quella della regina di bastoni, dico lei o dico lui, che ha molto potere intuitivo. E quindi questo potere intuitivo ti porta a realizzare il dono di questa connessione che è lo sviluppo, il gran turco. Cioè, se tu vuoi questa persona perché il 10 di coppe è il carro, utilizza l'ispirazione, questo ti porterà lo sviluppo, il gran turco e il pieno sviluppo della connessione, mi spiego? Ok. Vediamo cos'altro ti dice l'oracolo della magia. Regreso all'hogar tiene una cita contigo misma. È un'altra carta questa che mi parla di prendere decisioni ispirate, non dettate dalla mente. Prendi un appuntamento con te stessa, no? O con te stesso, cioè connettiti con la natura selvaggia tua. Qua c'è la natura selvaggia, no? La persona che apre la porta non sta nel chiuso della sua mente, che è la casa in questo caso, e guarda la natura. Connettiti con la tua natura selvaggia e guarda cosa vuoi. E quello è l'azione ispirata. Va bene? Ritorna a casa, cioè il ritorno a casa, il ritorno alle proprie origini selvatiche. Allora ascolta quella e avrai le benedizioni del Gran Turco. Va bene? Bellissimo, quindi ragazze mie e ragazzi, mi raccomando, studiate e praticate, avete tutti i podcast sul mio canale per realizzare il capolavoro della vostra vita. Io per questa stesa concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!